Ultimamente l'avete chiesto in parecchi, quindi ecco voi una breve guida sulle rune e le masteries che uso attualmente su Jace, e a meno che non facciano dei cambiamenti sostanziali, queste saranno le rune che userò fino al rework del sistema delle rune, insomma. Considerate che sia per quanto riguarda le rune e le masteries, soprattutto per le rune, non sono dei set universali. Prima di tutto sono basate su come gioco io Jace e come mi piace giocarlo. A qualcuno potrebbe non piacere, infatti, o non andare bene. Per di più, le cose possono cambiare in queste patch. Non è detto, non dovrebbero, però può succedere che le cose cambino e quindi cambiare anche lo stile di gioco, le rune. Comunque, per adesso queste qua sono le rune che ho quasi sempre usato e non le ho mai cambiate. Sono 3 pagine di rune. Una è generica per quando non so contro chi sono, oppure non so se il matchup in cui mi sono imbattuto è esattamente come lo penso, cioè se lo stile di gioco della persona che ho contro è esattamente come quelli che ho incontrato prima, oppure se agirà in modo diverso, quando praticamente sono in dubbio. Quella è la pagina generica. Poi ci sono 2 pagine di rune più specifiche, e lì le uso quando sono già sicuro e più o meno ho già in testa cosa succederà in quel game e come agirò in base anche a cosa builderò di item. Il primo set di rune è questo qua, che sembrerà un casino, in effetti è un po' un casino, ma è quella generica appunto. Cos'ho? Prima di tutto questo 0.9% di critical strike che in game viene mostrato come 1%, ancora non so se effettivamente viene arrotondato al punto percentuale o se rimane 0.93, comunque fidatevi, l'avete visto anche in diversi video miei, serve, nel senso, quasi mai proccherete il critico, però quando procca, se siete in quel momento specifico in cui serve, fidatevi che fa la differenza. Alla fine perdo 0,90, perdo una D alla fine, quindi non mi interessa più di tanto. Accetto di perdere quella D pur di avere la fortuna di crittare con questa bellissima runa che ho in tutte le pagine di runa, anche in quelle degli AP, cioè, perché anche l'auto-attack dei maghi a livello 1 è comunque un auto-attack. Comunque, oltre a questa runa di critico, cos'ho? Full AD nelle rune, la letality, prima usavo le letality, però ho visto che dopo tutti questi cambiamenti, anche col buff che hanno fatto ultimamente alla letality che adesso scala di più, comunque non mi sembra una buona statistica da mettere nelle rune. Negli item sì, perché te ne danno tanto. Arrivi ad avere 40 di letality praticamente. Però come rune avere 10, 16 di letality, quello che è 14 se non sbaglio di letality, a livello 1 comunque non è tutto questo granché secondo me. Preferisco avere degli AD base che scalano su tutto quanto, a parte la W melee, comunque scala su tutto quanto e mi aiuta ad avere più danno in generale. Poi per quanto riguarda le gialle, sono tutte 9 di scaling health. Perché non quelle di armor? Perché semplicemente dopo un certo livello quelle di armor valgono meno di quelle della vita, che sono scaling, e danno molta più vita ai livelli più alti. E soprattutto l'armor è buona solo contro chi fa danno fisico. La vita è pur sempre vita, una stat che è utile per tutto, per il 2 damage, per il magic damage, physical damage, tutto quanto. Secondo me è molto generica, quindi va bene contro tutto. Se non sai contro chi vai oppure che razza di item si faranno, questo va benissimo secondo me. Per quanto riguarda i glifi, i blu, non uso 9 di cooldown reduction scaling perché è assolutamente inutile, nel senso, non voglio arrivare a 15 CDR solo dalle rune, non mi interessa, perché tutti gli item che mi buildo praticamente danno cooldown reduction, che sia Death Dance, Yu, Mood, adesso anche la Duskblade, tutto da Magic Resist, è facilissimo arrivare a 40% in qualsiasi modo, in qualsiasi tipo di build che si fa ormai. Quindi bastano queste 6 scaling e cooldown reduction che a livello 18 te ne danno 10%, perfetto. E le ultime 3 le uso per Magic Resist. Potrei mettere anche quelle di AD, ma visto che sono un po' generico, preferisco avere Magic Resist anche perché Jace, come statistiche base, ha meno Magic Resist che Armor. Quei 4 di Magic Resist che mi dà bonus non sono mai male. Poi per quanto riguarda le quintessenze, sono ancora in dubbio se queste vanno effettivamente bene, però visto che sono quelle generiche e visto che ho messo Scaling Health nelle gialle, voi cosa direte? Ok, però se io voglio anche avere Armor e Magic Resist, appunto ho messo i 3 di Magic Resist nelle blu, che sono quelle che danno più Magic Resist da tutte le rune, a parte le quintessenze. Poi visto che ho messo nelle gialle vita, ho messo una sola di Armor come quintessenza che ne dà 4,26, 4. Così ho sia 4 di Magic Resist che 4 di Armor. Semplicemente così, per avere quel poco di resistenza in più in early. Non fa chissà che grande differenza, però comunque anche solo il fatto, effetto placebo, vedere che hai quell'armor bonus o quel magic resist buono ti fa pensare di
essere più forte. Poi una è DAD, semplicemente perché originariamente questa era una pagina di rune AD, quindi la D ci sta sempre, è pur sempre Jace. E poi una di attack speed. Perché attack speed? Allora, a Jace normalmente non servirebbe attack speed perché ha la W che gli dà il massimo di attack speed possibile. Però in early soprattutto, che la statistica base dell'attack speed di Jace è bassissima secondo me, gli auto attack si sentono davvero molto molto statici. Con questo po' di attack speed in più e col passare dei livelli la cosa si sente meno. Sembra tutto un po' più fluido. È una questione di abitudine, quando lo giochi vedi proprio che lo senti troppo lento come champion quando auto attack. Quindi questa era la pagina di rune generica. Questa la uso per esempio quando ci sono due maghi nel team nemico e uno che fa danno fisico, che magari potrebbe anche andare jungle, però potrebbe anche andare top. Fate finta che io sono top, non so effettivamente contro chi sono, non posso prendere una pagina di rune che mi dà solo armor, poi magari sono contro il mago e avrò una laning phase terrificante. Non posso neanche prendere una sola magic resist perché poi magari mi ritrovo oppure swappano con quello che dà danno fisico e sono fregato praticamente. Quindi questa qua è quella generica. Questa invece è la pagina che adesso si chiama Rune Page 3, si dovrebbe chiamare come queste altre, ma non so perché il client non mi fa cambiare più i nomi in giapponese. Boh, vabbè, non importa. È praticamente di base molto simile a quella generica, però semplicemente ho tolto tutta la parte che chiamava il generico e che dava magic resist praticamente. Questa è semplicemente contro chi fa danno fisico. Completamente full AD anche nelle quintessenze, scaling health nelle gialle perché è più worth dell'armor, mi piace di più avere vita, e l'armor che mancherebbe nella quintessenza e anche nelle gialle viene messa nelle blu. Danno poca armor rispetto a quello che darebbero le blu di Magic Resist, ma a me interessa armor, avere 6.3 di armor va comunque bene. Questa pagina di rune è molto buona perché se siete contro tipo una Riven avete sia armor per l'Ellie, che è buonissimo, che vita quando siete un po' più avanti nella partita, che Riven inizia un po' ad essere più forte, voi iniziate un po' a perdere di vantaggio e fidatevi, serve. Comunque in early questa qua è fortissima, se ce l'avete autoattaccate il più possibile, arrassate quando siete contro qualcuno di melee fisico e molto probabilmente quasi sempre vincerete i trade. Poi per quanto riguarda i matchup contro i maghi, quindi soprattutto la mid lane, oppure uno Swain top, mettiamo, questa è la pagina giusta. È letteralmente uguale alla pagina di rune per l'armor, semplicemente al posto delle blu di armor ho messo quelle blu di magic resist. A posto. Non cambia assolutamente niente. Sempre la vita, la D, la runa del critico e AD nelle quintessenze. Bene, passiamo alle masteries. Queste sono un po' più fisse rispetto alle rune, nel senso che c'è poco da scegliere. C'è scelta, ma neanche troppa, e comunque è una questione di preferenza alla fine. Cambia poco. Questa è la pagina assolutamente generica, va bene praticamente con tutto. Sconsiglio contro i tank, ma andrebbe bene anche contro di loro. È quella col Thunderlord. Quindi ovviamente i 18 punti sono messi in mezzo nel tree del Cunning, mentre i 12 punti che rimangono sono messi nel Ferocity perché non vogliamo essere tank, vogliamo essere dei bruiser mezzo assassin. Questa qui è una delle scelte più preferenziali, per dire, e visto che io uso la pagina di rune, quella generica, con l'attack speed, non metterei mai questo punto di masteries, metterei solo questo, perché mi aumenta il danno delle abilità. Però se non volete mettervi attack speed nelle rune generiche, mettetevi questo qua, semplicemente per lo stesso fatto delle rune. Quel punto in più di attack speed che vi dà quella fluidità è utile anche per quando i primi livelli fate quei trade, potete fare quell'auto attack in più che fa la differenza. E i primi livelli sono solo 60 D che avete, 60-70 D, comunque fa la differenza, perché non hanno miliardi di vita i nemici, hanno 600 HP. Qui la scelta è tra il Fresh Blood e il Fist. Semplicemente se volete essere più safe, è una laning phase più tranquilla, volete solo farmare, prendete il Fist. Se invece volete essere aggressivi e andare con trade ogni tot secondi, rompere le scatole praticamente, prendete il Fresh Blood. Utile sempre. Poi, per quanto riguarda il Vampirism e il Natural Talent, non prenderei mai il Vampirism, perché al punto massimo dà
2% di lifesteal, sì, è buono, ma non si sente praticamente. A meno che non buildiate altra lifesteal molto presto, tipo una Botterk che non si fa quasi mai, si fa ma non quasi mai praticamente, non si sente questa. Molto meglio avere AD, AP no, perché tanto l'unica cosa che scala di AP è la W melee. Comunque l'AD bonus per ogni livello è utile. E AD, tutto scala di AD, danni bonus non fanno mai male. L'ultimo punto di Ferocity è un po' una scelta vostra. Il Battle Trance è quello che uso io ed è buono in quasi tutti i casi, perché ovviamente se sono trade lunghi quelli che fate è molto worth questa perché aumenta molto i danni, molto, 3% il massimo possibile. Se durano poco è quello 0,5, quell'1%, che non è tantissimo, però comunque è comunque danno aumentato. Avrete sempre il danno aumentato, che sia tanto o poco in base a quanto dura il trade. Comunque è sempre aumentato. Il Double Edge Sword è appunto l'arma a doppio taglio perché fate sì più danno ed è subito il 3% istantaneamente per ogni cosa che fate. Però prendete anche più danno. Visto che non siete molto tankosi, siete abbastanza squishy, se siete contro qualcuno, un assassin, uno Zed o una Syndra, quell'1.5% che prendete in più è forse meglio non prenderlo, secondo me. Se vi sentite sicuri, volete andare sempre aggressivi, sapete quello che fate, prendetelo. Io non lo prendo nel Thunderlord, lo prendo solo nello Storm Rider, perché lì sono sicuro, lo prendo solo nei matchup in cui sono sicuro di quello che faccio e penso di vincere quasi sempre i trade in cui mi butto, tiro tutto quanto e quindi lì ci sta. Qui dove non so bene cosa succede, non lo voglio prendere. Il Bounty Hunter lo userei semplicemente solo in mid lane, ma neanche, perché è buono solo se rommate e killate tutti quanti nel team nemico, allora avete 5% di danno in più. Solo in quel caso, ma non succede sempre, anzi quasi mai. In top non succederà mai. In mid può succedere, ma anche lì non sempre. Comunque al massimo arriverete al 3%. A sto punto meglio il Battle Trance, secondo me, è più sicuro. Per quanto riguarda il canning c'è poca scelta da fare, secondo me. Il Savagery è utilissimo, semplicemente fate più danno ai minion, sia con le spell che con gli auto attack, poco, ma per assettare, per chi non sa assettare come me, è buono. Se sapete assettare siete sicuri, andate di Wanderer che vi dà la movement speed bonus. Poi qui il biscotto io non lo prendo perché prendo una sola pozione, quella Doran, non me ne faccio molto del biscotto. Preferisco avere, visto che sono quasi sempre in top o mid, anzi sono sempre top e mid e quasi mai mi gankano, l'assassin lo uso sempre, mi va bene. Poi vi chiederete, ma a questo punto in meditation a cosa serve? In realtà praticamente a niente, perché 0,25% del tuo mana mancante ogni 5 secondi è niente, però comunque mana Jace non fa mai male, a me piace, forse se è effettivamente inutile, però a me piace, ce lo metto. Tanto non è che il danno mi manca se tolgo un punto dal Merciless. Il Dangerous Game per fare le tryhardate pazzesche quando fate una kill e recuperare sia vita che mana. Il Bandit no, non sono Gangplank, non mi serve. Il Gold lo prendo farmando e farmando kill. Quindi Dangerous Game tutta la vita. Precision, non mi interessa quella reduction in più, già mi basta quello che ho nelle rune. Quindi Precision, Lethality e Magic Penetration che non mi interessa, ma Lethality, Flat 6 subito. Il Thunderlord. Poi la seconda pagina di Masteries, che è quella che userei soprattutto in mid lane, quando sono sicuro di vincere, no, non è vero, ma penso di vincere il matchup, sono confident, penso di poter tirare dritto e far fuori tutti, metto lo Storm Rider, oppure in top se sono contro persone molto squishy e contro cui mi serve la tenacity che dà lo Storm Rider, che è tanto, dà un sacco di slow resistance. L'unica cosa che cambia è che ho messo il Double Edge Sword, perché penso di entrare a fare tanto danno, subirne poco perché esco subito dal fight grazie al proc dello Storm Rider. E quindi per questo non metto il Battle Trance perché non penso di fare fight troppo lunghi. E quindi Double Edge Sword, semplicemente. L'ultima invece è quella che cambia, è quella che praticamente mi permette di poter resistere anche contro quelli che sono veramente tanto tank, il Fervor. Quindi Cunning 0, assolutamente nessun punto, i punti che prima erano i 12 nel Ferocity, li punto a Resolve. E cosa metto? Recovery per avere vita, non mi interessa avere bonus armor magic resist perché non me ne buildo più di tanta. Non sono un tank, mi basta avere le altre gen. Come secondo punto l'Explorer, no. Di correre nei bush e nei river non mi interessa perché tanto andrò contro i tank, non mi interessa tanto rommare, correre nei bush o nei river.
Prendere armor e magic resist vicino alle torri, no, perché no, semplicemente non sono un tank, ripeto. Questo qua è utile perché, visto che hai il fervo e punti a staccarlo sempre, dovrei attaccarlo anche in mezzo alle sue wave. Subire un po' di danno in meno dai suoi minion, dai mostri neutrali in generale, va benissimo. Qui preferisco avere il Veteran Scars che da 50 di vita flat a un leggero aumento di lifesteal. No, non mi ispira, preferisco la vita. E poi questo è molto molto utile perché avere un TP in top contro un tank che magari ti fa ricordare sempre perché devi ogni volta spammare tutte le mosse, essere sempre senza mana, così avere il teleport prima di lui, che in realtà anche lui ce l'avrà prima perché anche lui se la mette, però se per caso non lo prende, averlo prima è utile. Poi vabbè, qui ovviamente visto che punto ad autoattaccare con il fervor non mi metto danni aumentati alle spelle, ma appunto a poter autoattaccare di più appunto, perché così sapete che se siete in forma ranged con Jace prendete uno solo stack di fervor ad auto-attack. Se siete in forma melee invece ne prendete 2 a ogni auto-attack. Con la Fury che ti dà più attack speed stacchi più velocemente semplicemente. Il Fist si potrebbe prendere qui, però preferisco comunque avere quell'auto-attack all'inizio che fa un po' più danno per magari tirare via lo scudo all'inizio tipo un Malphite, Shen, comunque non fa male. Questo punto come messo nel Vampirism è abbastanza inutile, potete anche evitare e mettere tutti i punti in Natural Talent. Io comunque lo tengo così perché mi sento al sicuro con quel punticino anche se è effettivamente inutile. È questione effetto placebo, fidatevi che funziona. Questo qui è ovvio perché i fight contro i tank non possono durare meno di 25 miliardi di minuti e quindi Battle Trance è obbligatorio. Armor penetration percentuale per forza perché sono tank e si builderanno tutta l'armor possibile del mondo. E poi il fervor, semplicemente. Ricordatevi davvero il fatto che si stacca di più quando siete melee perché è utile come cosa. Se siete per esempio contro un Gnar come si pronuncia, vabbè, e potete iniziare a fare gli auto-attack in forma ranged quando lui è ancora piccolo, mini Gnar. Poi però se gli fate sprecare la E oppure riuscite comunque ad andargli in range, trasformatevi in melee così staccate prima di lui il fervor. Perché magari dopo lui si trasforma, ce l'ha prima lui e vi batte. Se ce l'avete prima voi magari potete anche vincere il trade. E ecco, questa era la mini guida che ho sempre voluto fare, mai mi è venuta voglia di farla e eccola qui. E quindi ora se adesso avete delle domande basta venire qui, controllare le rune e masteries. Comunque se dovessi cambiarle penso di fare un altro video, magari non così lungo, semplicemente un piccolo mini aggiornamento oppure semplicemente nel video che faccio dopo avviso, guarda ho cambiato quella runa, quelle pagine di masteries, ho cambiato in quello perché così come, ciao, bene. E niente, ci vediamo al prossimo video ragazzi, bella!